Il nuovo album del musicista e compositore Alex Monzone, dedicato alla figura di Ettore Majorana, dal titolo Majorana Sinfonia numero 2 per corpi evanescenti, è ora disponibile su tutte le piattaforme. Link in descrizione. Al mondo ci sono varie categorie di scienziati. Gente di secondo e terzo rango, che fanno del loro meglio ma non vanno lontano. C'è anche gente di primo rango che arriva a scoperte di grande importanza, fondamentali per lo sviluppo della scienza. Ma poi ci sono i geni, come Galileo e Newton. Ebbene, Ettore Majorana era uno di quelli. Majorana aveva quel che nessun altro al mondo ha. Sfortunatamente, gli mancava quel che invece è comune trovare negli altri uomini, il semplice buonsenso. Bollettino degli scomparsi numero 1997. Majorana Ettore Di Fabio, nato il 5/8/1906 a Catania, residente a Napoli, ordinario Università di Napoli, allontanatosi da Napoli il 25/3/1938 per ignota direzione, manifestando propositi di suicidio. Connotati: statura alta, corporatura piccola, capelli neri lisci, occhi marroni, viso lungo. Vestiva abito e soprabito marrone scuro. Questore di Napoli, 25 aprile 1938. Bollettino degli scomparsi numero 2581. Con richiamo alla schedina numero 1997 del bollettino corrente anno, concernente la scomparsa del professor Majorana Ettore Di Fabio, si interessano gli uffici e comandi ad intensificare le indagini per il di lui rintraccio, avvertendo che la famiglia ha promesso un premio di lire 30.000. Si comunica la fotografia dello scomparso e si completano i di lui connotati: statura 1,68, corporatura snella, colorito bianco, occhi scuri, capelli nerissimi, cicatrice lunga sul dorso di una mano, espressione seria. 17 giugno 1938. Con riferimento agli avvisi riportati nel bollettino delle ricerche, relativi alla scomparsa del professor Majorana Ettore Di Fabio, si pregano le vostre signorie di disporre che alle ricerche venga dato il massimo impulso possibile. È stata prospettata la possibilità che lo scomparso si trovi in qualche casa di salute privata, atteso che lo stesso aveva manifestato sintomi di malattia nervosa, dipendente da eccessive applicazioni mentali. Il capo della polizia Arturo Bocchini. 7 luglio 1938. A completamento delle precedenti inserzioni di cui al numero 1997 e 2581, concernenti la scomparsa del professor Ettore Majorana, si comunica una di lui recentissima fotografia, soggiungendo che il medesimo, oltre alla cicatrice sul dorso della mano, ne porta altra su una coscia, suturata con oltre 40 punti chirurgici. Ettore Majorana nasce a Catania nel 1906 da una famiglia prestigiosa. Il nonno, Salvatore Majorana Calatabiano, economista, era stato deputato nelle file della sinistra storica, 2 volte ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio e poi senatore del Regno d'Italia. Lo zio, Quirino Majorana, fisico sperimentale, sarebbe divenuto professore di fisica alla Sapienza di Roma, al Politecnico di Torino e all'Università di Bologna, diventando infine presidente della Società di Fisica Italiana. Lo zio Dante sarebbe diventato professore di diritto amministrativo all'Università di Catania e poi senatore. Il padre invece svolgeva l'attività di ingegnere. Fin da piccolo Ettore viene considerato un bambino prodigio, soprattutto per la capacità di svolgere elaborati calcoli matematici a mente. La leggenda narra che agli incontri mondani in casa Majorana questa sua abilità venga usata per intrattenere gli ospiti. Gli vengono consegnati complessi esercizi di calcolo che lui elabora nascosto sotto un tavolo, posizione dalla quale riemerge solo per dare la soluzione. Scene che sottolineano quella sua timidezza che lo contraddistinguerà per il resto della sua vita. Ma nel 1915, alla tenera età di 9 anni, viene spedito insieme a 2 fratelli e ad alcuni cugini in un collegio a Roma.
Viene raggiunto nella capitale dalla sua famiglia solo 6 anni dopo. Nel 24 la famiglia Majorana viene sconvolta da una tragedia. Il piccolo cugino ancora in fasce di Ettore viene trovato arso vivo all'interno della culla, che ha preso fuoco inspiegabilmente. Incominciano a serpeggiare voci di un delitto. Ettore nel frattempo frequenta il liceo, poi si iscrive ad ingegneria per seguire le orme del padre. Lì conosce Emilio Segrè. È Segrè a convincerlo ad incontrare il più importante fisico italiano del tempo, Enrico Fermi. Fermi ha creato un gruppo di ricerca in via Panisperna. Da un racconto del fisico Edoardo Amaldi. Nell'autunno del 1927, Emilio Segrè, nel nuovo ambiente che si era formato da pochi mesi attorno a Fermi, parlava frequentemente delle eccezionali qualità di Ettore Majorana e contemporaneamente tentava di convincere Ettore a seguire il suo esempio, facendogli notare come gli studi di fisica fossero assai più consoni di quelli di ingegneria alle sue aspirazioni scientifiche. Egli venne all'istituto di via Panisperna e fu accompagnato da Segrè nello studio di Fermi. Da lontano appariva smilzo, con un'andatura timida, quasi incerta. Da vicino si notavano i capelli nerissimi, la carnagione scura, le gote lievemente scavate, gli occhi vivacissimi e scintillanti. Nell'insieme l'aspetto di un saraceno. Fermi lavorava allora al modello statistico dell'atomo, che prese in seguito il nome di Thomas Fermi. Il discorso, con Majorana, cadde subito sulle ricerche in corso all'istituto e Fermi espose rapidamente le linee generali del modello. Mostrò a Majorana gli estratti dei suoi recenti lavori sull'argomento e in particolare la tabella in cui erano raccolti i valori numerici del cosiddetto potenziale universale di Fermi. Majorana ascoltò con interesse e dopo aver chiesto qualche chiarimento se ne andò senza manifestare i suoi pensieri. Il giorno dopo, nella tarda mattinata, Majorana si presentò di nuovo all'istituto e chiese di vedere la tabella. Avutala in mano, estrasse dalle tasche un foglietto, su cui era scritta un'analoga tabella da lui calcolata a casa nelle ultime 24 ore. Confrontò le due tabelle e, constatato che erano in pieno accordo fra loro, disse che la tabella di Fermi andava bene e, uscito dallo studio, se ne andò dall'istituto. Majorana, secondo Leonardo Sciascia, era quindi tornato non per verificare se la tabella da lui calcolata nelle ultime 24 ore fosse corretta, bensì per verificare se fosse esatta quella di Fermi. Dopo quell'incontro, Majorana prende la decisione di abbandonare ingegneria e si iscrive a fisica. 21 agosto 1929. I giornali hanno da Catania la profonda impressione per l'arresto dell'onorevole Dante Majorana e della sua signora Rosina Amato, i quali debbono, come è noto, rispondere di concorso in omicidio qualificato in persona del nipote Francesco Amato, di 2 anni. Sul fatto si hanno ora i più ampi particolari. 5 anni addietro, mentre il piccino si trovava nella culla, questa veniva cosparsa di materia infiammabile e arsa. Il bimbo riportava scottature di vario grado, in seguito alle quali, qualche giorno dopo, cessava di vivere. Successivamente, dalla Corte d'Assise di Catania, dopo alcune movimentate udienze, venivano condannati all'ergastolo quali autori materiali del delitto certi Rosario Sciotti, Maria Pellegrino, Giovanni Gagliardi, mentre Carmela Gagliardi, cameriera in casa Amato, esecutrice materiale del delitto, perché minorenne, veniva condannata ad anni 21 di reclusione. Come è noto, il professor Dante Majorana e il fratello Giuseppe, ex rettore dell'Università di Catania, sposarono 2 sorelle amate, figlie del ricchissimo industriale pasticcere della città, Rosario Amato. Morto circa 12 anni fa il cavaliere Amato, sorse una grave lite fra le sorelle Amato e il loro fratello Nino circa la divisione della vistosa eredità ammontante a vari milioni. I contrasti fra le 2 famiglie Majorana e il cavalier Nino Amato durarono a lungo e circa 3 anni or sono avvenne un tragico fatto. Il piccolo Francesco Amato, figlioletto del cavaliere Nino, si trovò avvolto nelle fiamme per un incendio sviluppatosi nel suo lettuccio, nella villa Amato in Cannizzaro, presso Catania.
Ritenuto doloso l'incendio, si procedette all'arresto dei vari indiziati, che furono condotti in giudizio alla Corte d'Assise. Il processo si concluse con la condanna all'ergastolo di certo Rosario Sciotti, Giuseppe Gagliardi e Maria Gagliardi. Lo Sciotti, alla lettura della sentenza, fu assalito da una violenta crisi e indicò come mandante il professor Dante Majorana. Al termine di quel tumultuoso 1929, Ettore Majorana si laurea in fisica col massimo dei voti, suo relatore Enrico Fermi. Con quest'ultimo si instaura un rapporto di rispetto, ma anche di conflitto. Se Fermi rappresenta scientificamente l'immagine della solidità, della certezza e dell'entusiasmo, Majorana è il suo esatto opposto, ombroso, schivo, contraddittorio. Il suo genio matematico è indiscutibile, ma le sue intuizioni, che spesso scrive su pacchetti vuoti di sigarette, finiscono puntualmente nei cestini dell'università, tra la disperazione di Fermi e dei colleghi, che lo incitano invece a pubblicare i suoi risultati eccezionali. Della sua opera, quindi, rimangono pochissime pubblicazioni, ma centinaia di fogli di calcolo. Agli inizi degli anni 30, Majorana scrive un articolo che diventerà uno dei più citati. Si intitola Atomi orientati in campo magnetico variabile. Nel frattempo, continua a seguire le vicissitudini processuali dello zio Dante. Anzi, si assume la responsabilità di provare l'innocenza dello zio. Con grande risolutezza si occupa personalmente del processo, tratta con gli avvocati cure particolari. Nel gennaio 32 Majorana arriva a definire l'esistenza del neutrone, mentre fino a quel momento all'interno del nucleo dell'atomo erano considerati esistenti solo protoni e protoni neutri, formati dall'agglomerato di un protone e di un elettrone. Fermi gli chiede di pubblicare le sue scoperte, ma Majorana si rifiuta. 6 mesi dopo, il fisico tedesco Heisenberg pubblica un articolo molto simile alle teorie di Majorana. Fermi insiste allora presso Majorana perché pubblichi il suo articolo, ma Majorana risponde che ormai Heisenberg ha già detto tutto, forse anche troppo. Fermi riesce almeno a convincerlo ad andare all'estero, procurandogli una borsa di studio. Nel frattempo lo zio Dante viene assolto, ma lo sforzo, la preoccupazione continua, le emozioni del processo non potevano non lasciare effetti duraturi in una persona sensibile quale era Ettore Majorana. Agli inizi del 1933 Majorana parte dunque per Lipsia, dove si unisce al gruppo di Heisenberg. Mi hanno accolto cordialmente. Sono in ottimi rapporti con tutti. Il mio tedesco migliora a vista d'occhio. Il clima è un po' più freddo che a Roma, ma senza vento. Nevica dolcemente. L'istituto di fisica è posto in posizione ridente tra il cimitero e il manicomio. Lipsia non offre al forestiero un numero eccezionale di meraviglie, ma la sua popolazione gentile e ospitale lascia cadere a una in chi le osserva le tante prevenzioni diffuse nel mondo sul conto dei tedeschi. È lo stesso anno in cui Hitler diventa cancelliere in Germania. Nelle sue lettere da Lipsia, Majorana sembra incerto e contraddittorio nell'esprimere opinioni sul nazismo, spaventato dalle leggi razziali, ma al contempo sostenitore della linea economica del partito nazista. Il periodo trascorso a Lipsia è il più felice nella vita di Majorana. Con Heisenberg pubblica un articolo sulla struttura dei nuclei atomici che diverrà uno dei temi fondamentali della fisica nucleare. Ma l'entusiasmo scema presto. Il carattere di Majorana lo porta nuovamente ad isolarsi, fino al suo ritorno in Italia il 5 agosto del 1933, il giorno del suo 27° compleanno. Sembra definitivamente cambiato. Triste, si rinchiude in casa a studiare. Non frequenta più nessuno. Alcuni, tra i quali lo scrittore Leonardo Sciascia, legano questo comportamento alla comprensione da parte di Majorana di quali tremendi utilizzi potessero avere in futuro alcuni dei suoi studi sugli atomi. Si era infatti iniziato a parlare di reattori atomici che avrebbero poi portato inevitabilmente ad armi atomiche. Nei 4 anni seguenti la sua solitudine diventa radicale.
i medici gli diagnosticano un esaurimento nervoso. Non usciva che raramente di casa, i capelli gli erano cresciuti in modo anomalo, tanto che alcuni suoi amici furono costretti a mandargli un barbiere a casa nonostante le sue proteste. Spesso respinge anche la corrispondenza, scrivendoci di proprio pugno si respinge per morte del destinatario. È in questo periodo che gli viene attribuita una frase sibillina, poi variamente interpretata. La fisica è su una strada sbagliata. Siamo tutti su una strada sbagliata. Nel 1937 Majorana accetta, dopo aver rifiutato Cambridge, Yale e la Carnegie Foundation, la cattedra di professore di fisica teorica all'Università di Napoli, ottenuta per meriti scientifici. Anche a Napoli Majorana conduce una vita estremamente ritirata. È la mattina del 25 marzo del 1938. Majorana ha 31 anni e si presenta inaspettatamente all'università. Quella mattina del giorno 25 marzo era di venerdì, giorno dispari, e in realtà Majorana non doveva venire a lezione. Mentre scrivevo mi sentii chiamare per nome: signorina senatore. Io capii, alzai gli occhi, vidi il professore, la sua figura inquadrata nel vano della porta, e pensavo che volesse entrare, se non che egli indietreggiò nel corridoio. Non mi restò altro da fare che alzarmi e andare dove egli stava. Allora egli mi consegnò un pacco chiuso e mi disse: signorina, me lo tenga, poi ne riparleremo. Non mi dette il tempo di reagire, di parlare, di dire qualcosa. Andò via, ma dopo pochi passi si volse indietro e mi ripeté: dopo ne parleremo. Il sabato, la mattina seguente, non venne più, né lo rividi più, non posso dire altro.